E anche oggi è arrivato il momento di iniziare questa nuova giornata sul perimetro di Gran Canaria. Non manca tantissimo alla fine dell'isola. Oggi mi sa che raggiungiamo le montagne. Non so cosa mi aspetta. Comunque mi sono reso conto di una cosa, che i pantaloni mi si stanno iniziando ad abbassare un po', quindi questo vuol dire che ho preso qualche chiletto e adesso ho riperso quel chiletto e quindi non si tengono su. Niente, vediamo un attimino come va, speriamo vada tutto bene e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Oggi iniziamo con un profumino sotto al nostro naso, anzi dietro la nostra nuca, molto ma molto buono. Praticamente ieri mi si è rotta una vaschetta di tonno nello zaino e a parte questo lo zaino, raga, è sporchissimo, non ha un buon odore, soprattutto lo schienale, come anche i vestiti che ho, come anche io. Oggi, se c'è l'opportunità, laviamo finalmente il tutto, così vedete un attimino come lavo le mie attrezzature, come lavo lo zaino, e ne approfitto anche per mostrarvi come lavo le posate, le padelle e tutto il resto. Che ne dite? Puerto Rico di Gran Canaria. Eccola, ragazzuoli, la spiaggia di Amadores. Guardate qua che spettacolo. È bella ma non è niente di speciale. Volete sapere il perché? Perché è una spiaggia artificiale. È stata portata la sabbia, è stata creata una barriera sia da questa parte che dall'altra parte, appunto per il posto tattico. Perché dico che non è niente di speciale? Perché sinceramente sulle altre isole, tipo le Baleari, c'erano delle spiagge anche molto ma molto più belle di queste allo stato naturale, ed è un peccato che si parli molto delle Canarie, secondo me un po' perché comunque qui fa sempre caldo, e le Baleari sì, se ne parla, ma vengono messe sempre in secondo piano. Per ora sinceramente preferisco quelle isole perché sono molto più ricche ed affascinanti di queste che sto vedendo per ora. Adesso vediamo anche le altre. Comunque dai, è carina. Porca miseria, quanta gente che c'è. Siamo ai piedi della montagna. Devo arrivare dove c'è quel piccolo centro abitato e poi non lo so. No, raga. E io mo che faccio? Sapevo che sarebbe stato difficile fare un pezzo della montagna, però non mi aspettavo che proprio arrivare alla montagna sarebbe stato impossibile. E ora praticamente c'è la strada franata e quindi è chiusa al traffico, né a piedi né con i veicoli, zero totale. Il problema è dove vado ora, perché purtroppo a parte questa strada qua c'è solo l'autopista, che non so se posso camminarci a piedi. Infatti spero vivamente che sia una strada tranquilla, che ci sia un marciapiede, non lo so, che non ci sia il segnale di divieto, perché altrimenti sono bloccato e non so proprio come proseguire. Non ci sono altre strade che possono in qualche modo portarmi al centro abitato o su per la montagna, proprio zero totale, zero. Quindi speriamo bene. Secondo me da qua non si può andare. No raga, non lo so, non credo. Torniamo indietro e vediamo se troviamo una stradina. Non lo so, non so proprio. Praticamente c'è un'altra strada, un sentiero più che altro che passa sopra la strada chiusa. Potrei provare a salire da là e vedere se riusciamo a proseguire. Eccolo qua.
è capace, spero, perché succede spesso, che ci sia solo un tratto di strada non percorribile e poi si può continuare senza problemi. Quindi vediamo se dall'alto si vede fin dove continua il tratto bloccato e se poi ci buttiamo sulla strada. Ragazzi, alla faccia, che brutto giro che ho fatto, mamma mia. Mini market, no raga, c'è qualcuno che abita qui sopra. Ho fatto un mini market. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sono di nuovo su strada e ho raggiunto l'ultimo centro abitato che vedrò oggi. Adesso devo capire cosa fare, perché a questo punto mi fermo nelle vicinanze e domani poi riprendiamo il nostro cammino. Il problema è dove sosto? Due sono le cose: o scendo giù e rischio nel trovare un posto decente dove sostare, o lo cerco qua e vado giù per fare i miei servizi e poi ritorno su. Mamma mia, e che voilà. Ragazzuoli miei, come immaginavo, purtroppo siamo fregati, perché questa era la strada che avrei dovuto percorrere e che mi avrebbe portato poi su per la montagna. Ma guardate qua, c'è un cancello gigantesco e non ho capito il perché, mi sa, non lo so, comunque forse apre in determinate date o stanno costruendo un qualcosa, non so cosa stiano facendo, però comunque sia è chiuso e quindi automaticamente non posso continuare sul perimetro. Sono costretto ora a ritornare indietro e andare verso l'interno dell'isola per un bel po' di tempo, per un po' di chilometri, per poi continuare il mio percorso. Adesso voi direte: Naz, non ti preoccupare, ti fai meno strada. Non è così, perché quando proseguo sul perimetro vuol dire che continuo il mio giro senza problemi. Quando mi tocca ogni volta entrare all'interno, raga, è un disastro, perché devo contare poi tutti i chilometri che servono per andare fino al punto dove poi posso fare la svolta per proseguire, perché poi mi tocca tornare pure di nuovo sul perimetro, quindi un casino, mannaggia. Bello qua. Lavanderia. Ragazzuoli, iniziamo subito lavando il nostro zenone. E il bello è che la macchinetta che cambia soldi non funziona, quindi sono andato alle slot machine giù.
Tutto nell'asciugatrice, ovviamente temperatura bassissima, facciamo girare un po' di più, facciamo stare il tutto più o meno un quarto d'ora e il tutto poi dovrebbe essere asciutto come si deve. Ok, ci siamo. Devo essere sincero, ne ho provate tante, ma questa non ha né lavato né asciugato bene. Però, vabbè, basta che abbiamo tolto un po' la puzza di tonno, di sudore e roba varia. Comunque così è come lavo lo zaino, anzi vi dico che certe volte lavo anche la tenda nella lavatrice. Alla fine la tenda è fatta apposta per subire le piogge, quindi quando la si va a lavare, comunque a 40 gradi, non succede niente, raga. L'ho lavato un sacco di volte, anzi serve anche lavarlo ogni tanto perché comunque sia ci dormiamo, ci mangiamo, si suda, c'è umidità, quindi non vi preoccupate, lavatela che almeno per quando ne so io non succede niente. Fatto questo, adesso possiamo finalmente cercare il punto di sosta. Cocchia per Baviglio. Beh, signor, proprio innanzi. Devo dire che è una zona molto viva questa. Devo essere sincero, sono molto tentato di tornare su sulla strada chiusa perché lì sono sicuro che avrò la massima tranquillità. Qui non lo so, raga, c'è troppa gente e ho trovato dei punti dove sostare, tipo nei Canari, che tanto qua se non piove sta tranquilli, però guarda qua, pieno zeppo di negozini. Quella ho trovato una scorciatoia. Dopo tanto tempo in cammino seguo sempre un po' il mio istinto. Se il mio istinto mi dice di tornare indietro di 3-4 km, lo devo fare. Guardate qua questa piazzola di sosta, già questa potrebbe essere un'ottima area per fermarsi. Basta. Unica cosa, stanno passando ancora un sacco di persone che fanno trekking. Calipazza, io ti magna, è ora di mangiare, non lo so. E quindi per ora non apro la tenda. E raga, mamma mia, questo posto comunque è uno dei più belli che ho visitato fino ad ora qui a Gran Canaria. Mi dispiace che abbiamo fatto un po' di fretta e furia, però è molto ma molto caratteristico. E quindi mentre il sole se ne va, prima che se ne va al massimo, dato che non possiamo montare la tenda, ci cuciniamo qualcosa. Bene, che ci mangiamo? Praticamente ho trovato in offerta la paella mista, l'ho pagata 2,50 €, non potevo non prenderla, quindi ci sta la carne, ci sta il pesce, un po' di legumi e il riso. L'ultima volta che l'ho assaggiata è stata a Minorca, in un ristorante, ci è costata per 3 persone 50 € e non era nemmeno granché. Il riso era scotto, il pesce molto molto cotto, quindi proviamo questa. E voilà. Ragazzuoli, buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo. La carne sa di pesce, il riso non lo so, il pesce sa di pesce. Finisco dopo di mangiare perché il sole ormai ci ha quasi abbandonato e niente, vi mostro un attimino come lavo le mie padelle. Forse in tanti mi direte che non è buono farlo così, però fino a mo' non mi è successo mai niente. E vado alla grande, mi spiccio prima, consumo pochissima acqua e tutto il resto. Praticamente abbiamo la nostra padella sporca, eccola qua. Prima di tutto vi dico che ho preso delle padelle antiaderenti, meno male, le trovate alla Decathlon, sono un po' pesantine, però raga,
è tanta roba, molto molto diverso da tutte le altre padelle, perché queste le puoi utilizzare migliaia di volte e alla fine il cibo non si attacca e sono più semplici da pulire. E semplicemente che cosa faccio? Io compro praticamente delle salviette multiuso, che sono queste qua. Le utilizzo un po' per lo zaino, le utilizzo per le attrezzature, per la salsedine, queste cose qua, ma le utilizzo anche per le padelle e i miei piatti e le posate. Perché utilizzo questo? Perché comunque hanno un prodotto all'interno che serve appunto per rimuovere lo sporco, e quindi vado a pulire la padella con questo, che comunque essendo una padella antiaderente mi basta una passata che toglie il tutto. E una volta fatto questo semplicemente do una piccola sciacquata d'acqua e con un fazzoletto asciutto pulisco e rimuovo anche il residuo della salvietta. Non per forza utilizzo sempre queste, tante volte utilizzo proprio le salviette che mi pulisco io, cioè le salviette intime, quello che è, sì raga, quello è, sono in viaggio, non è che sto nell'albergo, quindi mi devo accontentare di quello che trovo, ma alla fine comunque all'interno le salviette hanno dei prodotti appunto per la pulizia e anche per disinfettare, quindi comunque sia l'importante non è tanto andare a pulire con le salviette, ma sciacquare bene dopo. Questa è la cosa importante. Questo è il sistema che utilizzo io, funziona anche con le padelle normali, non per forza antiaderenti, diciamo che quelle è un po' più che caspita è successo qua. È un po' più difficile, però comunque sia va bene lo stesso. E niente raga, faccio questo, rimuovo tutto, ecco fatto, pulisco intensamente ogni cosa, se c'è bisogno ne utilizzo anche due, guardate qua, perché sembra pulita ma non lo è, però utilizzando comunque questo tipo di salviette vi rimuove tutto lo sporco, anche quello che voi non vedete. Una volta pulita semplicemente un po' d'acqua, rimuoviamo tutta la schifezza che c'è e asciughiamo bene il tutto. Ecco fatto. Non mi resta che aspettare che faccia buio e poi finalmente potrò aprire la tenda. Ok. La tenda è stata aperta. Guardate qua. Che spettacolo di vista. Wow. Arrivati a questo punto, dato che mi trovo, visto che non passa più nessuno, lasciamo la tenda qua e facciamoci un giretto notturno in questo paesino, in questo porto. Shopping Center. Ora non per dire una cavolata, ma egregiamente mi mescolo tra la folla con il mio outfit. Sono meraviglioso, ho i piedi zozzi di terra con i sandali, ma siccome ho la pelle scura ed è notte non si nota. Fate passare il naso elegante. Che dire, il Puerto de Morgan è bellissimo, mi piace un sacco questo posto. È davvero molto particolare, c'è una parte dove ci sono ancora tutte le case dei pescatori, dove abbiamo lavato lo zaino, però adesso capirete il perché difficilmente visito qualcosa qui di sera, perché dopo le 10 non c'è più nessuno. Raga, non c'è un'anima, cioè sono tutti in casa o qualcuno ai locali, quelli che sono aperti perché tanti sono chiusi. E niente, questo tu esci la sera, è molto bello da vedere, però non trovi assolutamente nessuno. Cioè, non puoi fare niente. Cioè, io mi sono pure vestito bene per rimorchiare una fanciulla. Me ne sto tornando a casuccia, tutto chiuso, non c'è nessuno. Mi viene da piangere. Andiamo a riposare, va. Ok, sono al combo base, ragazzuoli miei, basta, vado a dormire. Ci vediamo tra un po'. A dopo. Ragazzuoli miei, buongiorno. C'è già gente qua. Oh mamma mia, quanti ce ne stanno? E che fanno la gara oggi?
Ok, direi che è arrivato il momento di smontare la tenda. Mamma mia. Fin quando non spunta il sole fa freschino, si sente. Porca miseria. Finalmente il nostro amichetto è venuto fuori. Un simpatico mulino a vento. Ok. Perfetto. Ho raggiunto Mogan. È da qua che darò una svolta alla mia tappa. Adesso raggiungo una stradina che mi porterà su per la montagna. Saliremo di un bel po' fino a raggiungere poi il nostro punto di sosta. La vedo lì in fondo, la strada che devo fare è una serpentina lunghissima e praticamente devo arrivare lì in cima, da qua. Vada. Sono già salito di un bel po'. Wow. Sono già arrivato. È stato abbastanza semplice, pensavo molto peggio. Guardate quanta strada abbiamo già fatto. Ci ho messo più o meno un quarto d'ora a salire. Il nostro percorso continua da qua. Adesso è un po' in discesa e mi sa che poi dobbiamo risalire su. Troppo semplice sto percorso oggi qua, troppo semplice. Ok. Ci sono quasi, lì c'è la strada. Fammi vedere, vediamo se può essere una valida scorciatoia. Ci siamo quasi. Oh, siamo arrivati. Ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta. Sono a 18 km percorsi, non sono tantissimi, però diciamo che un bel po' di chilometri li abbiamo fatti su per le montagne. È l'1:30, siamo partiti più o meno alle 8:30, quindi mi sono fermato anche al bar a caricare un po' le pile. Buon tempo. Meno male è aperto, l'unico negozio del posto. Ok, credo di aver raggiunto il mio punto di sosta. Bene. Ok, ragazzuoli miei, questa giornata è arrivata alla conclusione. Le zanzare ovviamente non mancano mai. Cioè raga, assurdo, ovunque vada ci sono le zanzare. Comunque, arrivati a questo punto, direi che siamo arrivati alla conclusione di questo video e con la speranza che vi sia piaciuto non dimenticate di mettermi un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale e se volete sostenermi in qualche modo abbonatevi al canale dove riceverete anche dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!